Ciao a tutti e bentornati su Crazy for Trade. Oggi parleremo di stablecoin. Ma cosa sono stablecoin? Stablecoin sono un tipo di criptovaluta il cui valore è ancorato ad un altro asset, una valuta, il dollaro o l'oro, per mantenere un prezzo stabile. Vediamolo in pratica. Una stellina e una stellina. Un euro e un euro. Perdonatemi americani, un dollaro e un dollaro. Una stablecoin, perché stablecoin non si può toccare, quindi una stablecoin e un dollaro. Quindi un dollaro nei confronti della sterlina sono 0,74 centesimi. Un dollaro nei confronti dell'euro sono 0,85 centesimi di euro. Un dollaro e un dollaro, quindi 1 a 1. Quindi una stablecoin nei confronti della sterlina è sempre 0,74 centesimi. Una stablecoin come dell'euro è sempre 0,85 centesimi. Quindi ecco che siamo stablecoin, perché è il rapporto 1 a 1 con il dollaro. Ora vi chiederete, allora perché si usa? Perché l'hanno inventata? Perché voi immaginate di comprare una casa, 100.000 euro. Se voi la comprerete usando Bitcoin o un altro tipo di cripto, e in quel momento una grande nazione accetta criptovalute, una guerra, e quindi il mercato crolla, in quell'istante quella persona non ne avrà mai 100.000, ma un prezzo nettamente inferiore, 96.000. Con le stablecoin voi invierete l'importo esatto che quella persona richiede. Quindi ecco perché viene usata tantissimo. Un'altra cosa molto importante da sapere è che ogni stablecoin appoggia diversi tipi di blockchain, tipo blockchain Solana, blockchain Ethereum, blockchain Binance e così via. Quindi se io in questo caso sto vendendo casa, quindi mando la richiesta di io voglio 100.000 euro con un indirizzo senza specificare la blockchain, ad esempio io li volevo su Binance e quell'altra persona Binance me lo invia su rete Ethereum, quella persona perde i 100.000 euro. Quindi bisogna fare attenzione a quando si fanno le transazioni. Ogni transazione bisogna chiedere sì, ma che tipo di blockchain è richiesta? Sempre. Un'altra cosa anche da sapere, come detto in precedenza, è che le stablecoin si appoggiano non solo con il dollaro, ma anche con l'oro. Tipo l'oro al momento vale 3.300 dollari o qualcosina in più, quindi stablecoin oro, per esempio Tether Gold, 3.300 dollari, 3.300 dollari. Se l'oro crolla anche la stablecoin, mantiene lo stesso valore dell'oro. Vi faccio vedere qual è. Tether Gold, che viene rapportato con l'oro, a differenza del Tether normale, che viene rapportato con il dollaro. Ragazzi, per qualsiasi informazione, vi prego, non esitate a contattarmi. Ciao, a presto!